Buondì ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Tra poco andremo subito a vedere gara 2, ma se ve lo foste perso potete recuperare qui, pigiando sulla piccola i, il video di gara 1. Non vi spoilerò nulla, ma è stata davvero fuori di testa. E se ancora non l'aveste fatto, vi prego di mettere iscriviti qua sotto e attivare la campanella, magari mettere un like e soprattutto commentate, perché mi piace molto interagire con voi, cerco di rispondere a tutti perché c'è sempre qualche scambio molto interessante. Ma bando alle ciance, passiamo a vedere le impressioni a caldo dopo gara 1. Allora, gara 1 è andata, è stata fuori di testa, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mi sono divertito veramente da matti e la scelta delle slick, che è una scelta tra virgolette perché era una costrizione per me, ha premiato e sono così contento, mi sono divertito tantissimo, ma da una parte ci è mancato un giro per riuscire ad agguantare al primo posto. Ora c'è gara 2, sicuramente metteranno tutti gli altri anche le slick e quindi il deficit di potenza del motore e 10 kg in più di peso potrebbero tornare a piazzarmi sul fondo dello schieramento, però io darò sempre tutto e cercherò di divertirmi come in gara 1. È il momento di gara 2. Come detto in pista, i valori torneranno a cambiare dopo gara 1 perché tutti quanti metteranno le gomme slick e vediamo un po' come andrà. Si accendono i motori, ma già il primo sembra avere dei problemi e il secondo addirittura si è girato 10 metri dopo la partenza. Ma che succede? Oh no, di nuovo si è girato, ma io non so veramente cosa succederà a questa partenza. Facciamo un attimo di pausa e analizziamo la partenza. Come potete vedere, non sono partito male, ero circa mezzo metro dietro al primo. Il terzo però era completamente attaccato in scia e è riuscito grazie a questo a sopravanzarmi, ed anche il quarto, grazie ad un ottimo spunto, è riuscito quasi ad insidiarmi.
Dopodiché alla prima curva, con le gomme ancora fredde, sono andato un pochino largo e addirittura fuori dal cordolo. Sono stato sopravanzato quindi dal quarto, però lì veramente ho detto no, non ci sto. Ho tirato uno staccatone e mi sono ripreso la terza posizione. Adesso provo ad andare dietro ai primi due, non li voglio fare allontanare assolutamente. No, io non lo so cosa è successo, ma mi sto divertendo da matti. Andiamo a rivedere anche questo. Allora, come potete vedere, entro veramente forte in curva, ho un'ottima percorrenza ed esco molto vicino ai primi due. Vedo che c'è la possibilità di fare un incrocio con il secondo, ma quando sono in uscita di curva, se guardate bene nel cerchio giallo, il paraurti posteriore si va ad infilare tra la mia ruota ed il mio musetto, ed infatti sul mio musetto a fine gara troverò tutta l'impronta della gomma. E addirittura mi ero incastrato. Per cercare di scastrarmi il prima possibile ho dovuto alleggerire il gas e sterzare. Questo ha dato l'opportunità al quarto di affiancarsi, e in ingresso della penultima chicane mi ha dato una sportellatina che mi ha fatto andare fuori strada, e soprattutto in ingresso dell'ultima curva con le gomme sporche di fango non sono riuscito a farla forte e ho perso molto tempo. Però devo dire che mi dà un gran gusto gareggiare così, queste sportellate, e poi anche a fine gara devo dire che subito è venuto a chiedermi scusa, ma sono stato io il primo a dirgli che non c'era nulla da scusarsi perché è bello gareggiare così. Proviamo a vedere se riesco a ricucire tutto questo distacco. Per cercare di sopperire alla mancanza di cavalli del motore sto cercando di guidare sopra il mio limite, però ciò non mi fa essere molto preciso nelle traiettorie e niente, i primi tre credo che saranno irraggiungibili per me.
Ma è successo qualcosa là davanti. Sì, l'81 ha avuto un contatto ed è uscito di pista. Ok, sono terzo adesso. I primi due là davanti sono irraggiungibili. Però ho visto che l'81 ha ripreso la gara e quindi l'obiettivo sarà cercare di rimanere davanti. Mancano 8 giri. Sono molti, ma forse ce la posso fare. Ad ogni tornata vedo che mi si sta avvicinando, però se rimango concentrato forse ce la faccio a portare a casa questo terzo posto. Accidenti, in fondo al rettilineo dopo il curvone veloce mi sembra di sentire il motore che non sia più a posto come a inizio gara. Forse è cambiata leggermente la carburazione, ma io ho il carburatore a ghigliottina e quindi non posso variare la carburazione durante la gara. Si sta avvicinando davvero tantissimo, non lo so se riuscirò a tenerlo dietro. Mi è arrivato attaccato al culo, vediamo se riuscirò per 2 giri a tenerlo dietro. Accidenti. Ho avuto un piccolo vuoto dovuto alla carburazione poco prima della staccata. Sono andato leggermente lungo, quindi ho aperto il portone e ovviamente non ha esitato e mi ha sorpassato.
Sarebbe stato difficile tenerlo dietro, ma mi sarebbe piaciuto poter battagliare un po' più a lungo. Eccoci arrivati alla fine di gara 2. Non vi nascondo che sono un po' deluso perché dopo i primi metri pensavo di riuscire a battagliare almeno un po' con i primi e invece dopo il secondo giro, il fuori pista, ho perso il contatto e non c'è più stato nulla da fare. Però quindi adesso è il momento di fare un po' di conti. Non mi sono informato bene come funziona tra gara 1 e gara 2. Devo andarmi a informare in direzione gara. Bene, mi sono informato come funziona. Essendo la mia prima gara non ero molto esperto delle varie attribuzioni di punteggi, delle categorie e quindi dopo essermi informato, tatarà! Primo classificato, già, fa quasi un po' ridere. Praticamente, magari molti di voi lo sapranno, ma lo dico per chi è nuovo delle gare di karting. Nelle varie manifestazioni succede che spesso vengono accorpate diverse categorie che possono essere abbastanza compatibili, in questo caso tutti in monomarcia, per avere un numero di partecipanti più alto. Dopodiché ogni categoria fa gara a sé, anche se ci sono gli altri, quindi praticamente sono trasparenti e tu puoi battagliare con gli altri, ma ai fini della classifica finale di categoria non c'è alcuna differenza. E quindi il risultato è stato che, essendo io l'unico iscritto della categoria Super Tag, comunque fosse andata la gara, sarei stato il vincitore, e così è stato. Ovviamente mentre si è alla guida e si è in bagarre non si fanno tutti questi calcoli e ragionamenti, almeno da parte mia, ma io cerco di divertirmi e battagliare con tutti quanti e cercare di fare il meglio possibile. Facciamo salire sul podio anche Luzzi Marco della Supertag. Qualcuno deve che scendi. Un applauso, via! Almeno torniamo a casa a pancia piena. Tra l'altro, tra i vari premi del
pacco natalizio che mi è stato consegnato c'era anche questo formidabile liquore artigianale alla fragola e quindi, essendo da poco iniziato il 2021, ne approfitto per fare un brindisi virtuale con voi ed augurarvi un grande anno di gare. Al prossimo video, ciao! Mi sono sbrodolato tutto. È micidiale, fa davvero schifo.